Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi andremo a realizzare insieme questi semplici guanti ad uncinetto senza dita. Un polsino elastico, una lavorazione a punto fantasia e una bordatura particolare sono tutti gli elementi di questo progetto che potrete adattare per qualsiasi misura e soprattutto a qualsiasi tipologia di filato. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e cominciamo! Per il mio progetto andrò ad utilizzare due gomitoli, uno per ciascun guanto, in questo bellissimo color rosso, del filato Eco Cashmere di Cinzia e Katia Filati. È un filato made in Italy e 100% cashmere riciclato. Se volete saperne di più su questa tipologia di filato vi rimando alla mia ultima video recensione proprio dei filati di Cinzia e Katia che trovate qui sul mio canale YouTube. Ciascun gomitolo pesa 25 grammi ed ha una resa di circa 78 metri. E come numero di uncinetto ma anche come numero di ferri ci viene consigliata la numerazione 3,5 oppure 4. Andrò a lavorare il tutto con un uncinetto 3,5. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato. E per alcune parti del progetto avrò poi bisogno di un marcapunti. Come prendere le misure? Il nostro guantino è composto da due parti, una bordatura elastica e poi la parte superiore fino alle nostre dita. Per eseguire la parte di bordatura andremo a lavorare a pannello e poi chiuderemo il tutto in circolare per proseguire poi con il resto del lavoro. La nostra bordatura viene calcolata su due misure, la circonferenza del polso e l'altezza dal punto in cui questa viene misurata fino alla parte dove poi andremo a lavorare il resto del guanto. Solitamente prendiamo la misura della circonferenza del polso in questo punto, mentre invece nel nostro caso dobbiamo andare a misurarla 3 dita sotto. Quindi poniamo le dita in questo modo e calcoliamo la misura della circonferenza alla base del terzo dito. Questa misura della circonferenza sarà la lunghezza del nostro pannello. Mentre per quanto riguarda l'altezza del pannello, prendiamo la misura dal punto dove abbiamo calcolato la circonferenza fino alla base della nostra mano. In questo modo avremo larghezza e altezza del nostro pannello. Nel mio caso la circonferenza del polso calcolata in questo punto è di 18 cm, mentre invece l'altezza è di circa 6 cm. Fatto quindi il cappio al mio filo, devo andare ad eseguire come base del guanto un pannello rettangolare le cui misure dovranno essere 6 cm x 18 cm. Nel mio caso, con questo numero di uncinetto e questa tipologia di filato, i 6 cm di altezza corrisponderanno a 12 catenelle. Avvio quindi 12 catenelle. Realizzate le 12 catenelle, vado ad aggiungere una catenella in più per un totale di 13 e devo andare ad eseguire una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella. Quindi entro nella mia 12ª catenella, prendo il filo e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella fino ad avere un totale di 12 punti bassi. Lavorata l'ultima maglia bassa, facciamo ora una catenella e voltiamo il lavoro. In questo giro e in tutti i giri successivi dobbiamo andare di fatto a ripetere gli stessi passaggi, cioè lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta fino ad avere a fine giro 12 punti bassi. Ma per ottenere l'effetto elastico della nostra lavorazione dobbiamo fare una piccola variazione. Solitamente per lavorare una maglia bassa prenderemmo entrambe le costine che compongono ciascun punto. Ma in questo giro e tutti i prossimi giri andremo invece a prendere solamente la costina più esterna rispetto a noi, la costa retro di ciascun punto, in questo modo. Quindi entriamo nel primo punto disponibile alla base della catenella, prendiamo il filo entrando solamente in costa retro e lavoriamo un punto basso.
Passiamo poi al punto successivo, prendendo sempre la costa retro. Lavoriamo quindi una maglia bassa in costa retro fino ad arrivare alla fine del giro. Lavorato il 12° punto sempre in costa retro, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. E andiamo ora a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel giro precedente, cioè lavoriamo una maglia bassa in costa retro per tutto il giro. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Per i prossimi giri non dobbiamo far altro che ripetere gli stessi passaggi. Arrivati a fine giro facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa in costa retro per ciascun punto, fino ad ottenere sempre 12 punti di base. Ripetiamo quindi questi passaggi fino ad ottenere un pannello come questo. Ho ripetuto gli stessi passaggi che abbiamo visto insieme fino a raggiungere la mia altezza di 18 cm e in particolare ho lavorato in giri di andata e ritorno a maglia bassa sempre in costa retro fino a raggiungere 27 giri di lavorazione. Ovviamente ho compreso nel conteggio anche i primi giri che abbiamo lavorato insieme. È importante per i passaggi successivi che il numero di giri a punto basso in costa che andate a realizzare sia un numero di giri multiplo di 3. Capirete poi il perché nelle fasi successive. A questo punto non dobbiamo far altro che andare a chiudere in circolare il nostro pannello e lo facciamo in questo modo. Fatto il mio 27° giro, realizzo una catenella e volto come sempre il lavoro. Prendo poi il mio pannello e lo vado a piegare a metà facendo combaciare l'ultimo giro di lavorazione con l'inizio del nostro progetto dove abbiamo lavorato le catenelle iniziali. Andremo a cucire queste due parti insieme, quindi renderemo il nostro pannello un cerchio utilizzando delle maglie bassissime che andremo a lavorare prendendo sia questa parte del pannello sia la parte del pannello dove abbiamo iniziato il progetto. Entriamo quindi nella prima maglia bassa che ci si presenta, questa volta prendendo entrambe le costine ed entriamo poi sotto la prima catenella che abbiamo fatto dall'altra parte del pannello. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso tutte le parti e chiudiamo con un punto bassissimo. Ripetiamo quindi questi passaggi per tutte le maglie che ci si presentano fino a ritrovarci alla fine del giro. Questa sarà la cucitura del nostro progetto. Per proseguire, sfiliamo per un momento l'uncinetto e risvoltiamo il lavoro, portando la cucitura nella parte interna e realizziamo una catenella. Se ricordate quando parlavamo delle dimensioni del pannello, ma soprattutto del numero di giri da andare ad eseguire a maglia bassa in costa retro, vi ho fatto presente che il numero di giri finali di lavorazione doveva essere un numero multiplo di 3, perché adesso andremo a lavorare lungo tutto il bordo superiore del nostro guantino ripetendo questa sequenza. Dobbiamo lavorare 2 maglie basse alternate ad un aumento per tutto il giro. Ne viene da sé che abbiamo quindi bisogno di un numero di maglie multiplo di 3. Come capire in quale punto dobbiamo andare ad entrare col nostro uncinetto? Ve lo mostro utilizzando queste linee verticali che abbiamo eseguito una volta che abbiamo lavorato a maglia bassa in costa retro. Prendendo la linea come punto di riferimento sappiamo che il punto precedente e il punto successivo rappresentano delle linee di lavorazione. Ad esempio, mentre lavoro il mio perimetro andrò ad entrare nel punto precedente alla linea verticale e nel punto subito successivo. Mi sposto davanti all'altra linea. In questo punto che è precedente alla linea avrò da lavorare una maglia. Scavalcherò la linea, nel primo punto qui lavorerò un'altra maglia e così via. Quindi lavoreremo sempre una maglia prima della nostra linea verticale e una subito dopo. Ma vediamo nella pratica. Abbiamo fatto la nostra catenella e il primo punto che dobbiamo lavorare è subito sotto di essa. Quindi vado ad entrare in questo punto subito sotto la catenella e lavoro un punto basso. Questa è la mia linea verticale che devo usare come punto di riferimento. So che devo lavorare una maglia sempre prima e una subito dopo.
Il punto in cui devo entrare non è questo, ma è proprio qui, alla destra della mia linea verticale. Quindi entro nel punto e lavoro una maglia bassa. Questa è la linea di riferimento, questo è il punto subito successivo. All'interno di questa maglia devo lavorare un aumento e vi lavoro una e 2 maglie basse sempre nello stesso punto, perché ricordiamo la nostra alternanza è 2 maglie basse e un aumento. Linea verticale. In questo punto devo lavorare una maglia bassa, salto la linea, in questo punto un'altra maglia bassa e proseguo in questo modo fino a ritrovarmi alla fine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente nell'ultimo punto disponibile di questo giro, avremo eseguito un aumento, cioè lavorato 2 maglie basse nello stesso punto di base. Davanti a noi ora che cosa abbiamo? La catenella e la prima maglia bassa lavorata. Per chiudere questo giro entriamo direttamente nel primo punto basso, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo. Possiamo ora andare a lavorare la parte centrale del nostro guanto col punto che più ci piace. Io ho scelto una combinazione di punti molto semplice che vi ho già portato in altri video tutorial, ad esempio lo scaldacollo incrociato. Ho scelto questo punto così, se volete, potete fare un set composto da scaldacollo più guanti. Per prima cosa dobbiamo andare a rientrare nella stessa maglia dove abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Quindi rientro nello stesso punto di base e lavoro un punto basso. Dopodiché vado a rientrare nella stessa maglia e vi lavoro un punto alto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, porto fuori il filo e lavoro un punto alto. Sulla maglia bassa che abbiamo lavorato andiamo a mettere il marcapunti. Il marcapunti ci aiuterà a identificare subito la maglia d'inizio di questo giro. Avendo lavorato 2 maglie nella stessa maglia di base, abbiamo generato un aumento, ma poiché non vogliamo aumentare ancora il numero di maglie, dobbiamo dopo la maglia alta andare a saltare il punto successivo. Salto un punto sulla base e nel successivo ripeto gli stessi passaggi. Lavoro un punto basso e una maglia alta sempre nella stessa maglia di base. Questa è la sequenza di punti che dobbiamo ripetere per tutto questo giro. Lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto, saltiamo il successivo e nel seguente ripetiamo lo stesso passaggio. Ricordate sempre che dopo la maglia alta dovete saltare il punto successivo. Ripetiamo quindi questi passaggi fino alla fine del giro. Eccoci alla fine del giro, ho lavorato il mio ultimo gruppo di punti e davanti a me ho una maglia di base che è quella che devo saltare dopo aver lavorato la mia maglia alta, la maglia bassissima con la quale ho chiuso il giro precedente e la prima maglia bassa di questo giro che ho segnato col marcapunti. Da questo momento in poi non lavoriamo più con apertura e chiusura a giro, ma lavoriamo a spirale. Quindi saltiamo la maglia di base, la maglia bassissima e nella maglia bassa che abbiamo segnato col marcatore andiamo nuovamente a lavorare la nostra coppia di punti. Togliamo quindi il marcatore e nella maglia che avevamo segnato, che corrisponde al primo punto basso di questo giro, entriamo con l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta sempre nello stesso punto di base. Sulla maglia bassa che abbiamo lavorato rimettiamo il marcapunti. E dobbiamo ora ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel giro precedente, cioè saltare una maglia e nella successiva lavorare maglia bassa e maglia alta nello stesso punto. In questo caso noterete come saltando una maglia la nostra combinazione di punti verrà lavorata sempre sopra la maglia bassa che abbiamo fatto nel giro precedente. Infatti saltando questa maglia, la maglia successiva è un punto basso, nel quale ripeto maglia bassa e maglia alta nello stesso punto. Salto la maglia successiva, nella seguente ripeterò gli stessi passaggi. E una volta arrivati alla fine del giro dovremo ripetere gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme. Lavoreremo la nostra ultima coppia di punti,
Dopodiché andremo a saltare l'ultima maglia del giro, che in questo caso è un punto alto. Sulla maglia che abbiamo segnato col marcatore, una maglia bassa, tolto il marcatore, andremo a lavorare la nuova coppia di punti, maglia bassa e maglia alta nello stesso punto. Sopra la maglia bassa andremo poi a rimettere il marcatore e ripeteremo gli stessi passaggi. Dobbiamo ripetere questa lavorazione fino a raggiungere l'altezza del nostro pollice. Nel mio caso vado a lavorare con questo punto per 8 giri di lavorazione. Dopo 8 giri di lavorazione questo sarà il risultato. Ho già iniziato il nono giro lavorando il primo modulo e mettendo sempre il marcatore sulla prima maglia bassa. Vado ora a realizzare un secondo modulo esattamente come ho fatto nei giri precedenti, cioè lavorando una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto. Devo ora andare a realizzare lo spazio per il mio pollice. Nel mio caso, per realizzarlo, mi basta montare 4 catenelle e saltare 3 punti sulla base. Ovviamente lo spazio è soggettivo. Se dovete fare uno spazio più grande o più piccolo, ricordate semplicemente due particolari. Il numero di catenelle che dovete avviare deve essere un multiplo di 2, mentre il numero di punti da saltare sulla base deve essere sempre di un numero in meno rispetto alle catenelle che avete realizzato. Ad esempio, se lavorate 6 catenelle dovete saltare 5 punti sulla base. Realizzo quindi le mie 4 catenelle e vado a saltare 3 punti sulla base. Nel quarto punto riprendo direttamente la mia sequenza. Ho così ottenuto lo spazio per il mio pollice e da questo momento in poi vado a ripetere gli stessi passaggi che ho fatto nei giri di lavorazione precedenti. Salto una maglia, maglia bassa e maglia alta nello stesso punto e ripeto fino ad arrivare al marcatore. Quando arriviamo al marcatore ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel giro precedente e ora dobbiamo continuare la nostra sequenza di punti andando a lavorarla dentro le catenelle, mantenendo sempre la stessa sequenza. Quindi saltiamo la maglia successiva, nella prima catenella che ci si presenta, lavoriamo maglia bassa e maglia alta, saltiamo la catenella successiva e nella seguente ripetiamo la sequenza. L'ultima catenella la vado a saltare e riprendo direttamente con la mia sequenza di punti sul primo punto disponibile, che è sempre una maglia bassa. Il numero di catenelle pari ci permette infatti di ripetere la stessa sequenza di punti direttamente sopra le catenelle, quindi non abbiamo cambi di lavorazione. Continuiamo ora lavorando sempre con gli stessi passaggi fino ad arrivare al marcatore e nel giro successivo non dobbiamo più fare particolare attenzione a dove lavoriamo i punti, perché continuiamo a ripetere gli stessi passaggi finché non arriviamo alla base delle nostre dita. Nel mio caso io continuo a lavorare con questo punto a spirale per altri 4 giri, compreso questo giro che abbiamo fatto sopra le nostre catenelle. Raggiunta l'altezza desiderata, devo ora andare a concludere questa parte della lavorazione e mi preparo ad eseguire un giro di perimetro che va a pareggiare la nostra lavorazione a spirale e dà comunque un tocco più particolare al nostro guanto. Vedete che mi sono fermata a lavorare l'ultimo blocco di punti prima del marcatore. Rimosso quindi il marcatore, vado sulla maglia segnata, prendo il filo e lavoro un punto bassissimo. Faccio quindi una catenella e vado a lavorare una maglia bassa all'indietro, eseguendo così il punto gambero. Semplicemente, invece che procedere da destra verso sinistra, procediamo da sinistra verso destra. Con l'uncinetto vado quindi ad entrare nell'ultima maglia alta lavorata, prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro un punto basso. Ruoto l'uncinetto all'indietro, entro nel punto basso, prendo il filo, lo porto fuori e lavoro la maglia bassa. Devo procedere in questo modo per tutti i punti che mi si presentano, quindi non dobbiamo più saltare nessuna maglia, fino ad arrivare alla fine del giro, in particolare nel punto dove abbiamo chiuso il giro precedente, lavorando la maglia bassissima. Quest'ultimo punto libero è la maglia bassa nella quale abbiamo chiuso il giro precedente con un punto bassissimo ed è l'ultimo punto gambero che dobbiamo andare ad eseguire. Dopodiché
allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Tagliamo il filo e sfiliamo l'asola. Poniamo il filo su un ago che andiamo a puntare sulla maglia alta nella quale abbiamo lavorato il primo punto gambero. Puntiamo l'ago alla base del punto gambero, da verso di noi verso l'interno del guanto, in questo modo, e portiamo con noi il filo. Non ci resta altro che andare a nascondere il filo in eccesso all'interno del lavoro e il nostro progetto è terminato. E per realizzare il secondo guanto non dobbiamo fare altro che ripetere gli stessi passaggi. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video tutorial che spero abbiate trovato interessante, ma spero soprattutto di avervi dato un nuovo spunto creativo. Per quanto riguarda le misure in centimetri della parte finale del progetto, quella lavorata con il punto fantasia, nel mio caso questa parte compresa la bordatura misura 10 cm, mentre invece per quanto riguarda il bordo elastico vi ho già dato tutte le misure nella prima parte del progetto. Tutte le misure in centimetri che io vi ho dato nel corso del video tutorial sono ovviamente basate sulla tipologia di filato, il numero di uncinetto e ovviamente sulla mia mano, ma nel video trovate tutti i riferimenti per replicare il vostro guanto in base alle vostre misure. Vi ricordo che questo filato particolarissimo, l'Eco Cashmere, potete trovarlo da Cinzia e Catefilati. Vi lascio il link al negozio come sempre scritto sullo schermo e nel box informazioni. E se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e perché no vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Inoltre se vi fa piacere vi invito a seguirmi sul mio profilo di Instagram dove mostro tutte le anteprime dei miei prossimi progetti e vi do anche qualche altro spunto creativo. Perciò io con i miei guantini lavorati in Eco Cashmere vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.